Capitolo settimo. Parte 30. Ambiguità della letteratura apocalittica. Il genere e l'ambiente religioso. Allorché, dopo l'esilio, le fallite speranze d'una restaurazione della dinastia davidica, la lenta e incerta ricostruzione del Tempio, la faticosa lettura dei cieli nuovi e della nuova terra promessi dai profeti, imposero alla comunità dei reduci la necessità d'una fede nel nome, sempre più esigente e robusta. Incominciò allora ad affermarsi in Israele un genere di letteratura che in linguaggio esegetico viene chiamata apocalittica, cioè revocata dal segreto, ma fatta per iniziati, allusiva e di difficile interpretazione. Dalla fine del VI secolo sino all'età del Cristo si diffusero fra i circoli ebraici più impegnati nell'attesa della finale restaurazione di Israele una relativa quantità di scritti, i quali rappresentavano in grandiosi affreschi la vittoria di Yahweh sulle nazioni pagane, con la conseguente glorificazione di Israele al di sopra di tutti i popoli. Leggendo tali testi si avverte l'intenzione di rianimare le speranze della nuova comunità teocratica che si radunava intorno al Tempio risorto, proponendo la visione di una conclusione definitiva della storia. Un mondo futuro, non nato da quello presente, stava per essere creato da Yahweh. Si aveva la sensazione che un intervento repentino e imprevisto di Yahweh avrebbe tagliato in due la successione del tempo e a un periodo frastagliato e incerto come quello descritto sinora sarebbe succeduta l'era d'una regalità divina, assoluta e immobile. Alla radice di questo fenomeno stava, da una parte, quella sorta di stanchezza che aveva dato origine al libro del Coelet, e dall'altra prendeva avvisio una corsa dei desideri che facevano pressione sui tempi della speranza. Del resto in tutta l'apocalittica canonica e non si avverte il respiro affanoso della fede. Soprattutto la vittoria sui nemici di Israele è vista come un annientamento, anziché come una redenzione del tempo e una universale liberazione dal peccato. Alcuni di questi libri vennero riconosciuti come ispirati e oggi fanno parte della Bibbia, come Zaccaria, Daniele, insieme con alcune sezioni dei libri di Gioele, Isaia, Ezechiele, eccetera. Ma la loro proliferazione va ben oltre i titoli canonici menzionati. Se ne scoprono ogni tanto di nuovi nell'area extrabiblica. Questo genere di letteratura troverà favore anche nella comunità monastica di Qumran, la quale, sollecitato dalle persecuzioni a cui andò soggetta, immergerà l'attesa d'una liberazione, anche politica, in sogni tumultuosi e talora curiosamente bizzarri. In generale, l'intera famiglia di questi scritti prende spunto dagli eventi della storia contemporanea, ma non per leggervi fiduciosamente la presenza del disegno divino, come facevano i profeti dell'età dell'esilio, bensì per proiettare in un futuro. Spesso dato per imminente la rivelazione gloriosa del nome mediante una catastrofe che avrebbe trasformato radicalmente l'attuale corso della storia della salvezza. Nella letteratura extra-biblica di detta intonazione è palese il fatto che l'annunzio non ha più al suo centro la parola che stimola alla conversione, alla fedeltà al patto dell'alleanza, alla fede nelle promesse, alla salvezza universale, insomma, all'adorazione del disegno divino. Al contrario, il tono guerresco delle profezie apocalittiche prepara all'attesa della strage finale, a una sorta di regno violentemente ottenuto per mezzo della forza del nome, sovrano sui nomi dell'entità straniera Israele. In definitiva, vi si assiste alla nascita di una concezione del nome, nata da una fede che tenta di sottrarsi alla storia, stimolata da una speranza in spasmodica attesa, chiaramente assetata di conferme, insomma, poco disposta a meditare il messaggio dei grandi profeti dell'esilio, soprattutto del secondo Isaia, dove la speranza era avviata su strade non previste, anzi verso la negazione d'ogni rivincita dopo la distruzione del Tempio. Con l'Apocalittica, dunque, la speranza rischiava di incamminarsi su vie che non erano quelle del compiacimento divino e sulle quali Yahweh non si sarebbe fatto incontrare. Del resto è a partire da quell'epoca, vale a dire dal V al I secolo a.C., che la voce del profetismo biblico, inteso nel senso classico del termine, ha cessato di far udire la sua voce. Va detto però che questa esasperata semplificazione della storia conteneva in sé il tentativo che tutti i sistemi teologici e filosofici si sono sempre imposti di fare:
dare una spiegazione della presenza del male nel mondo, che specialmente la fede ebraica asseriva governato da un Dio buono, salvatore e onnipotente. La mentalità biblica, non essendo orientata verso la razionalizzazione della storia, espresse la sua riflessione sulla storia costruendo un mondo di simboli a sostegno delle sue speranze. L'esilio aveva sottoposto Israele a prove durissime, che nemmeno il ritorno in patria aveva sanate, e altre se ne preparavano. Così egli affronta i nuovi avvenimenti, leggendovi i segni di rovesciamento latente già in atto. Queste premesse non vanno sottovalutate, se vogliamo comprendere l'antefatto spirituale delle visioni dell'Apocalittica. I cristiani hanno ben presente l'episodio degli Apostoli, i quali, all'indomani del Calvario, vale a dire a disegno divino adempiuto l'altro ieri, interpellano il risorto crocifisso sui tempi in cui egli avrebbe ricostituito il regno di Israele. Atti 1,6. Chi vuol riflettere con frutto sulla passione del nome, non deve perdere di vista, nemmeno per un momento, quest'umile lezione. Si pensi quindi alla crocifissione della speranza, durata per secoli in seno all'ebraismo post-esilico, e si comprenderà perché questa stessa speranza fosse ricorsa a una letteratura diciamo di bivacco, devota e ardente, per soccorrere alla perseveranza nel credere in un nome che rifiutava la gloria. In questo caso era logico che gli stessi credenti aspirassero a procacciargliela con il loro estro. Tale è il quadro religioso entro cui, nel tardo post-esilio, vale a dire nel secondo secolo a.C., apparve il libro apocalittico più popolare ai giorni di Gesù, il libro di Daniele. Questo profeta non ci interessa qui per i problemi storico-esegetici che il libro a lui intitolato impone agli studiosi, ma per la presentazione che l'autore sacro fa del personaggio e dell'ambiente in cui opera. Un sapiente fra i pagani. Fra i suoi compagni d'esilio Daniele è il veggente ebreo al centro del paganesimo dell'epoca. A Babilonia egli percorre una carriera di successo che rappresenta, in sintesi, la storia e insieme l'unicità del giudaismo fra le genti. Dio concesse loro di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni sapienza, e rese Daniele interprete di visioni e di sogni. In qualunque questione di sapienza e intelligenza su cui il re li interrogasse, li trovò 10 volte superiori a tutti i maghi e astrologi che v'erano in tutto il suo regno. Daniele 1,17-20. L'intento perseguito dal redattore del libro si manifesta soprattutto nel modo con cui egli tratteggia il comportamento del re Nabucodonosor, la cui condotta è un'allegoria che rivela il giudizio dello scrittore sacro su un popolo potente ma stolto, perché si china agli idoli. In quanto re di tal popolo, quindi, Nabucodonosor ha un comportamento lunatico e maniacale. Onora Daniele per la decifrazione del sogno della statua dai piedi d'argilla, riconosce la superiorità del Dio del veggente sulle divinità del regno, costituisce Daniele governatore di tutta la provincia di Babilonia, e capo di tutti i saggi di Babilonia. Daniele 2,48. E poi scorda subito il fatto, come si fosse trattato di una velleità espressa sotto i fumi del vino. Fa gettare gli adoratori di questo unico Dio nella fornace ardente solo perché si erano rifiutati di adorare l'idolo da lui costruito. Allora, sbigottito davanti al prodigio, egli confessa che il Dio dei tre giovani è il solo Altissimo, il cui regno è un regno eterno, e il suo dominio di generazione in generazione. Daniele 3,100. Emana un editto feroce contro chi avesse osato bestemmiarlo. Senza un tremito di collera si fa predire da Daniele la sua prossima riduzione a bestia bovina, costretto a pascersi di sola erba e a dormire di notte all'aperto, per concludere, finalmente convinto, la sua storia nel libro con una solenne dossologia del Dio degli esuli. Il quale può umiliare coloro che camminano nella superbia. Daniele 4,35. Non molto diverso e piroettante è il comportamento degli altri re che, nel libro in questione, si succedono in Babilonia, mentre la figura di Daniele percorre trionfalmente la sua missione di testimone del giudaismo ormai costituitosi in entità sapienziale fra le nazioni pagane. Per questo titolo, il re Dario prepone Daniele ai satrapi persiani, anzi, pensava di metterlo a capo di tutto il suo regno. Ma i satrapi congiurano contro di lui, muovendogli l'accusa di rivolgere preghiere a una divinità estranea al pantheon delle divinità nazionali. Daniele allora viene gettato nella famosa fossa dei leoni. Per l'incolumità che il profeta vi gode, il re Dario lo proclama servo del Dio vivente, e decide di promulgare subito un editto affinché in tutto l'impero si onori e si tema il Dio di Daniele, perché egli è il Dio vivente che dura in eterno, e il cui regno è tale che non sarà mai distrutto.
Daniele 6,27. Però questi re babilonesi non perseverano nella conversione. Adesso è la volta del grande Ciro, il quale si converte al Dio di Daniele dopo che egli aveva smascherato la truffa dei sacerdoti di Bel, e tuttavia, poco dopo, vuol costringere Daniele ad adorare il drago. Dopo che il profeta lo ha fatto crepare, Ciro si ravvede, non riesce però a sottrarre Daniele alla fossa dei leoni, dove viene gettato una seconda volta, e una seconda volta il re ritorna sui suoi passi e fa vendetta degli accusatori di Daniele. Quel che stupisce in questo genere di narrazioni che ruotano attorno alle grandi visioni apocalittiche del libro, è la inconsistente facilità con la quale viene riconosciuta a Yahweh la supremazia su ogni altro nome divino, e insieme la probità dell'autore sacro, il quale fa trasparire la convinzione che soltanto il giudaismo può riconoscere, per logica di elezione, che Yahweh è il Dio unico, supremo ed eterno, poiché egli si è rivelato soltanto ai giudei. In questo caso, è evidente la tendenza dell'autore a fare del giudaismo un popolo esclusivo, nel cui seno il nome di Yahweh sta come la perla nella conchiglia. Tale, in fondo, è anche la motivazione degli inserti apocalittici presenti nel libro. Le visioni di Daniele, detto il teologo della storia, hanno per oggetto la liberazione del popolo di Yahweh dall'oppressione antiochena all'epoca dei Seleucidi. Questa liberazione fa capo a un personaggio che appare sulle nubi del cielo, come un figlio d'uomo, che giunse sino all'Eterno e venne presentato a lui, il quale gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non tramonterà mai, e il suo regno non sarà giammai distrutto. Daniele 7,13-14. Nella storia dell'esegesi il personaggio misterioso della profezia di Daniele è stato interpretato sia in senso collettivo, e cioè rappresenterebbe il popolo dei santi, identificato prima di tutto nel giudaismo, sia nel senso personale, che è anche quello indicato dall'uso che ne fa il Vangelo, in cui rappresenta invece il Messia futuro. In un senso o nell'altro, il concetto di regno orienta l'interpretazione generale del passo e delle visioni che seguono. Una reticenza superflua. Ciò che vogliamo far notare è il fatto che il regno profetato e atteso si sarebbe stabilito poi in una prospettiva messianica molto al di sotto delle speranze del giudaismo, con l'effetto di deludere proprio coloro che l'attendevano con infiammata determinazione. Il regno del popolo dei santi si sarebbe stabilito nel mondo, sopra i regni e le bestie che li rappresentano, con una mossa che tuttora turba il cristiano stesso e scandalizza il giudaismo: la croce, alla quale Gesù riferisce la sua sovranità sulla storia degli uomini e insieme sulla moltitudine delle stelle nell'universo. Dirà infatti: quando sarò esaltato da terra, io attrarrò tutto a me. Giovanni 12,32. La passione del nome sarebbe continuata anche nel pieno mezzodì della gloria, operata da Yahweh mediante un re che sarebbe rimasto, in eterno, simbolo di stoltezza e di ignominia, dirà San Paolo. Perciò chi avesse fatto l'abitudine di contemplare nella croce la vittoria di Yahweh, che la letteratura apocalittica dispiegava in assetto di guerra fra arcangeli armati, non può comprendere oggi il rifiuto del giudaismo ad accogliere un tale rovesciamento dei termini. Ma i cristiani, che sono pronti a giurare sulla loro fede, s'avvedono che anche la pressione che molti fra i loro desideri fanno al disegno divino, infiltrati in molte delle loro preghiere, è in fondo una maniera d'esprimere un forte disappunto su un regno il quale, stando almeno alle apparenze, tarda a imporsi al mondo, come invece sanno fare i colonnati delle loro chiese. Pensiamo che nessuna esegesi, nessuna teologia né premura apologetica potranno rimediare a questo stato di sottile disagio da cui il corpo dei fedeli è minacciato, allorché guarda al giorno di Yahweh, manifestatosi fra le tenebre del Calvario. Soltanto la catechesi e la spiritualità emersa da una impostazione pastorale fedele agli elementi minimi e fondamentali della illuminazione battesimale possono conferire equilibrio e salute alla fede nelle adempiute promesse, al fine di mantenere operante il dinamismo d'uno scandalo che deve rimanere attivo, a vantaggio della fede. Altrimenti a che scopo la liturgia la inviterebbe di tempo in tempo a levarsi dal sepolcro, risorta ogni giorno? Sul conto del giudaismo del suo tempo San Paolo, nella lettera ai Romani, dice che Israele rimane carissimo a Yahweh, nonostante la sua incredulità davanti alla croce. Ebbene, forse qualcosa di questa immutabile predilezione dovrà essere attribuita anche allo scandalo che l'ebraismo tuttora sostiene su un punto in cui non l'insegnamento dommatico, ma la vita cristiana spicciola preferisce invece tacere. Poiché v'è forse una confessione anche nel rifiuto
Come vi sono alcuni che davanti a un nome disonorato tacciono e assolvono agli uffici della carità con una sommessa reticenza, così vi sono di quelli che non riescono a tollerare lo scandalo intorno a un nome amato. Forse è quanto dovrebbe essere riconosciuto al giudaismo da parte dei cristiani. È indubbio che quella certa latitanza del crocifisso dai pulpiti delle nostre chiese, che oggi non sfugge a nessuno, ha la sua radice nel ritardo del regno dopo 2000 anni dalla sua comparsa. La cultura laica, ad esempio, non si dispensa dal ricordarlo ai cristiani. La stessa esitazione che l'attuale cristianesimo palesa intorno alle metodiche della evangelizzazione missionaria ne dice qualcosa. Tutti sentono che al cristianesimo è mancata insomma la travolgente conquista dei popoli e il loro assoggettamento alla gloria del nome, come era stata prevista dalla letteratura apocalittica. E ne soffrono. Così la passione del nome continua anche a opera di coloro che ne sono giustamente zelatori.